E oggi impariamo anche noi una bella lezione. Siamo nella Valle Sacra, la regione più famosa del Perù, una zona che nasconde tantissimi tesori, alcuni ancora inesplorati. Per gli Inca, la popolazione che abitava queste terre prima dell'arrivo degli spagnoli, la valle aveva un grande valore. Dal punto di vista agricolo, il clima mite era perfetto per coltivare mais e altri prodotti. Dal punto di vista strategico, la valle permetteva di collegare facilmente diverse regioni dell'impero. E dal punto di vista spirituale, molte montagne della zona erano considerate divinità protettrici, oltre al fiume, centro di tutto e quindi punto di connessione fondamentale tra l'uomo e il divino. Tenendo tutto questo a mente, oggi ci spingiamo a esplorare un'antica rovina ancora sconosciuta a molti. Lo dico subito, è stata una vera batosta. Ho la testa che mi dice non ce la farai, non ce la farai. Questa esperienza ha tirato fuori le nostre fragilità, ci ha fatto ansimare, desistere e arrabbiare. Dai, primo è fatto, mancano 30. Ma ci ha anche fatto essere profondamente onesti con noi stessi. Avrai già capito che quello di oggi sarà un video fuori dall'ordinario, ma prima di cominciare ti sei già iscritto al canale. Ci vuole meno che addentare un panino con l'avocado, ma per noi vale moltissimo, quindi grazie se lo farai. Zaini in spalla, cappuccio in testa perché sta piovigginando. Noi stamattina stiamo lasciando Cusco, quindi adesso stiamo andando a prendere l'autobus che ci porterà nella nostra prima tappa qui nella Valle Sacra. Ciao! Livello di difficoltà sempre alto, marciapiede minuscolo e in più palo in mezzo. Proprio bella comunque Cusco. Direi che siamo arrivati proprio al posto dove partono tutti i minivan condivisi, urlano tutti. Ecco qua. Ecco. Ok, abbiamo trovato, direi. Questo qui è già pieno, quindi saliamo su quello vuoto. Praticamente dovremo aspettare che si riempie. Funziona così, appena si riempie si parte. Comunque per trovare il punto esatto da dove partono questi minivan condivisi stiamo usando Maps.me, che indica proprio dove partono. E raga, siamo arrivati a Urubamba, che poi sarà Bambo. Di solito di Bergamo, anche bella. Io sento dire sempre Bambo. Cosa vuol dire Bambo, Angela? Dire stupidino tipo. Comunque ragazzi, questo paesino neanche, no, un'oretta e mezza da Cusco. Siamo in mezzo alle vallate verdi qua, in mezzo alla Valle Sacra. Noi andiamo a dormire leggermente fuori dal paese. È tipo un chilometrino su questa strada. Paolo scappa già a preparare l'acqua per il caffè, subito dritto. Lì sotto c'è la cucina. Guardate dove siamo. È stata una bella sfacchinata arrivare qui, però posto top, immerso nel verde, sotto le montagne. E questa è la nostra stanzettona gigantesca. Abbiamo addirittura 3 finestre. Qua tutta la vista dall'altro lato. Bellissimo questo posto, super tranquillo, immerso nella natura. Anche qui prezzo classico, 40 soles, cioè 10 euro a notte. Siamo venuti a cercare un po' qualcosa per stasera da cucinarci, sia stasera che colazione, visto che nel posto dove stiamo c'è la cucina, quindi siamo a caccia di una ricetta, magari per la pasta, fare la pasta con qualcosa, e poi ci compriamo anche delle banane per la colazione, così domani mattina siamo a posto, visto che è un po' scomodo, è un po' fuori, meglio comprare tutto adesso e portarlo su in un viaggio unico. Prese le banane che qui vendono sempre a mazzi, o da 4, da 5, o 1 o 2 soles a seconda del tipo di banana. Eli, buon Natale, tieni scropanettone? Cerca dei rigatoni, ragazzi, abbiamo detto tortiglioni, non capiva nessuno, il rigatoni si è accesa la ragazza, però è andata a cercarla perché non ce l'ha, quindi va a fare uno scambio con qualcun altro. Come sería? ¿Cuánto? Ah, esto grandi, grandito. ¿Y pequeñito? Pequeñito, un solo. Ok. Fatta la spesa per stasera ragazzi, abbiamo una bellissima ricetta da fare assolutamente. Adesso in piazza però ci sono dei balli assurdi, qua c'è un sacco di gente che sta suonando con i tamburi e ballando, i bambini lì dietro invece le persone un pochino più grandi che fanno dei balli sempre diversi. Prima li abbiamo visti
Ecco qua, guarda come girano. Adesso hanno dei bastoni in mano. Prima li abbiamo visti con delle bandiere bianche. No, ma ragazzi, lo vedete? Lo vedete il simbolo della città qual è? Allora, nella piazza centrale, Una pannocchia! nella fontana centrale c'è una... Non fare gesti tu, non fare gesti, c'è una pannocchia proprio là in alto. Approfittiamo di questa mega cucina, ragazzi. C'è addirittura la mega isola da questo lato, i fuochi da quello e addirittura il microonde da quel lato, tutto accessoriatissimo, ragazzi. Abbiamo preso innanzitutto pasta Nicolini. Nicolini 250 grammi, questi qua sono le misure, quindi giusta per due, abbondanti, diciamo, abbondanti. Sì. Poi abbiamo preso il broccolazzo, tutta sta roba qua, ragazzi, la assegno, ci ha fatto pagare un sol, 25 centesimi, anche la pasta costa 25 centesimi. Quindi ovviamente ci facciamo la pasta con i broccoli. Abbiamo addirittura l'aglio. Questo qui l'abbiamo preso ieri, l'abbiamo già usato, ce lo portiamo in giro. Pensate che profumo che abbiamo dentro lo zaino. Diciamo che si accompagna con le foglie di coca. Insomma, c'è un odore nello zaino proprio bellissimo proprio. Va, che bellezza il broccolo pulito, adesso bello lavato, pronto per essere tagliato un po'. Io, ragazzi, capisco che queste cose siano normalissime, chiaramente per chi ha una cucina a disposizione tutti i giorni, ma per noi è una cosa veramente eccezionale, quindi ce la godiamo tantissimo. Adesso ho messo qua leggermente poco aglio e anche un pochino di gambo del broccolo con l'olio. Adesso sfriggicchia un po' e poi mettiamo tutto il resto. E comunque questo è uno dei rarissimi momenti in cui ci vedete cucinare. Eh sì, Perché succede veramente rarissimamente che troviamo anche la cucina. la poesia. Ma come sfrigolano. E adesso abbiamo buttato pure la pasta dentro, la facciamo risottare. Ma va, che meraviglia che è venuta. Guarda qua, te Si è fatta l'aspettavi, pure la Angela? cremina, no? Da come era partita direi di no. Poi con i nostri potenti mezzi. Guarda Non qua. me l'aspettavo, ma c'è un profumino. Poi posso dire che il vantaggio di cucinare in una cucina all'aperto è che tutto l'odore del broccolo Non c'è. Non c'è perché va tutto via. all'aperto. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, cos'è venuto? Guarda qua. Guarda che bella. Che piattone. Addirittura abbiamo del sesamo nero qua. E glielo buttiamo sopra. Gli dà un po' di croccantino. Ma che meraviglia. Mamma mia. Buon appetito. Parecchio selvaggia la situazione. C'è un ragno È grosso, eh? sul letto. È lì. Oddio, che schifo. Ma poi sul letto, cazzo. Ma no. che cacchio. Oddio. Lo accompagno o lo uccido? Accompagnalo. Diciamo che l'ho accompagnato fuori con le maniere forti. Ora siamo a posto. Aragna free. E ne è andato l'ombra ragna. Adesso Angela è felice. Impazzito. Stiamo azzardando oggi, ragazzi. Stiamo veramente azzardando. Dormita pazzesca, incredibile. Dormito pesantissimo. Sarà stato quel broccolone nella panza. Proprio siamo andati in letargo tutta la notte. Quindi sveglia Confermo. stamattina. E oggi azzardiamo. Allora, andiamo in un paesino qua vicino. Ci dobbiamo preparare, però. Innanzitutto abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di tutto il necessario, perché faremo, credo, un dislivello che io sinceramente non ricordo un dislivello così nella nostra storia. Non ricordare che è lo scoglio di oggi questo. Al negozietto c'è Laura non c'è di Neck in spagnolo, quindi direi che si comincia alla grande oggi. Livello di follia raggiunto, ragazzi, molto elevato. Chiedere al benzinaio il caffè. Allora qui praticamente se sei cliente e fai benzina ti offrono il caffè. Noi ovviamente non siamo clienti perché siamo appiedati, però Paolo ci prova comunque a chiedere il caffè alla signora. Ce l'hai Eccolo anche qua. fatta. Certo, ho fatto gli occhi dolci. Così. Che roba che sei. Cosa non faresti per un caffè? Bollente, ma è acqua, proprio acqua, eh. Dal caffè al minivan in un attimo, proprio velocissimi. Direzione La Mai e poi da là si parte con l'ascesa al cielo. Eccoci arrivati a destinazione, ragazzi, ci ha scaricato proprio davanti al mercato e da qui parte anche il nostro trekking. La direzione è proprio quella che indica questo gigantesco cartello. Ai. Noi là sopra dobbiamo andare. Sulla cima stai dicendo? Mamma mia. Allora, la zona archeologica di Uchuicosco
Cosco. che significa la piccola Cusco in pratica. Uchui Cosco. La piccola Uchui Cosco, ecco, l'ho letto malissimo. Ma in realtà a me pare anche la piccola Machu Picchu, perché guarda dove dobbiamo arrivare, là sopra. Veramente. Cioè da qui non si vede niente. Questa zona archeologica, ragazzi, è tipo una chicca in tutta la Valle Sacra, perché ancora è libera e quindi è ancora lì praticamente da sistemare, da far Da insomma, esplorare anche. da preparare per il turismo anche. Sì. E al momento è una cosa, è questa chicca qua, quindi dobbiamo farci solo questi 700 metri di dislivello così nel giro di 3 3 km. chilometri. 3 km 700 metri. Cosa vuoi che sia? E a vedere la parete che è dritta così Si sinceramente, capisce, qualche diciamo. dubbio ce l'ho a vedere così, però Ci proviamo, ci proviamo. proviamo. Guarda qua cosa si apre, ragazzi. Questo è il famosissimo Rio Bamba ed è proprio per questo fiume che questa si chiama Valle Sacra. È enorme il fiume, di questo bel marron, scorre velocissimo. Ora siamo nella stagione delle piogge, quindi l'acqua è bella abbondante, ma cosa abbiamo qua attorno? Incredibile. Di là c'è un ponte antico tutto mezzo distrutto che non si può percorrere, infatti è andato quasi tutto giù. Ok, meno male, ragazzi, non dobbiamo salire su questa, dobbiamo salire un pochino più avanti, si vedono un pochino i sentieri segnati e dobbiamo arrivare a quel piano. Lì sopra c'è la città. Abbiamo comunque, diciamo, i nostri assi nella manica, ragazzi, quindi se dovessimo sentirci affaticati, stanchi, innanzitutto abbiamo il cibo, perché abbiamo preso pane e tutto quanto stamattina. Siamo carichi con avocado, pomodoro, acqua, abbiamo tutto, ma soprattutto abbiamo il rimedio a qualsiasi cosa. Dell'altura. Ha dell'altura, quindi siamo a posto, siamo tranquilli. Eccolo il cartello, 10 km, però non mi tornano. Non mi tornano proprio, dovrebbero essere 3. Ho letto anche recensioni, altri viaggiatori che dicono che sì, è impegnativa, però sono 3 km, non 10. Vediamo. Sono come 3 horas a subir. 4 Si es horas. rápido caminada es 1 hora. Una ora. Ajá, pero así con despacio 2 horas, normal. Ah, ok. Sí. Sí, pero no, 1 hora y media. sí, pero no tenemos buena forma. Somos un poquito... Ah, normal. Però tenemos coca. Sí, Sí. con eso, normal. Iniziamo ufficialmente, la ragazza addirittura dice 1 ora. Insomma, la vedo dura. Io direi 3 o 4. Anche oggi per camminare, in generale per le camminate, funziona benissimo. È Maps.me l'applicazione che stiamo usando. E qua, ragazzi, ci sono un po' di sentieri differenti che si incrociano. E alcuni sono veramente zigzagosissimi. La camminata parte da 2009, che è dove si trova la cittadina di Lamai, e arriva a 3006. Quindi stiamo parlando di altitudini molto elevate e quindi è ancora più difficile fare questo dislivello. La Peppa, che vista! Wow! Siamo già abbastanza alti per vedere tutto il resto, ma siamo ancora all'inizio, mi Si spiace. vede la paretona di roccia dritta qua dietro. E lei Che ci sembra aspetta. vicina, ma non è vicina. In questa prima parte del percorso la vegetazione è piuttosto fitta, cosa che uno non si aspetterebbe a queste altitudini, ma comunque fa piuttosto caldo. Come vedete siamo a manica corta mentre stiamo salendo e non è solo per lo sforzo fisico, proprio perché la temperatura è molto piacevole. Oggi, ragazzi, io sto facendo più fatica del solito, devo dire. Ho la testa che mi dice non ce la farai, non ce la farai, quella brutta sensazione lì. Però più andiamo avanti, più migliora stranamente la cosa, quindi piano piano, un passo alla volta, anche se lunga ci metteremo un po', dovremmo farcela. Che fortuna, ho cominciato a piovigginare, piano piano. Sole, pioggia, tutto insieme. Qua hanno creato anche un po' di scalini. Che bravi, ragazzi. Io sempre penso a coloro che vengono a costruire questi passaggi nelle montagne. Complimenti, tanto di cappello, veramente. Tanto di cappello. Ecco, togliamoci. Oddio, che paesaggio c'è poi da qua sopra? È bellissimo, ragazzi. Il muro è lì. C'è un ombrellone. Che ci fa l'ombrellone? Un ombrellone.
Ecco. A posto, se piove stiamo sotto l'ombrellone. Spettacolo! Non si capisce più niente, ragazzi. Adesso mettiamo la crema solare perché c'è un po' di sole e quando esce picchia forte. Scusate per il video tutto un po' masticaticcio, ma abbiamo in bocca le foglie, le famose foglie magiche. Al momento non abbiamo incrociato nessuna anima viva, nessuno. Ci sarebbe questa strada che è un pochino più larga, è una delle varie strade che ci sono per salire, ma nessuno l'ha azzardata neanche con un mezzo. È anche poco conosciuto, credo. Adesso, ragazzi, noi siamo ai piedi della parte finale. Abbiamo da pochissimo superato la metà del cammino e sinceramente adesso fatico però a capire da dove si passi per arrivare là sopra. Questa è la strada da fare adesso. Mamma mia. Comincia da lì. Paolo, per tranquillizzarmi, sta dicendo che questa parte è uguale a una camminata che facevamo a Lecco, a una chiesetta su una montagna sopra la città. Diciamo che il dislivello forse era simile, ma l'altura, l'altitudine decisamente no. Comunque si vede il primo zigzag lì che fa così, tic, e poi non si capisce. In mezzo alle rocce. Mamma mia, dove dobbiamo andare? Ho contato i tornanti. Grave errore. 31 tornanti. Ma gli Incas erano umani o stambecchi? Dai, come si fa? Guarda che pelo. Che diavolerie. Moderne. Dai, il primo è fatto. Mancano 30. Ora finalmente, ragazzi, si vede la fine. Si vede la fine. Dobbiamo arrivare là. Manca ancora qualche zigzag. Angela, check. Tutto bene? Insomma, alcuni tratti sono veramente ripidi, ripidissimi, e quindi manca un po' il fiato. Bisogna proprio veramente andare pianissimo per riuscire a salire. Piano piano, siamo già a 2/3. Madonna, ragazzi, ho perso 7 minuti della mia vita. Io di più. Anche 10. Un'ora io ho perso. Mio Dio. Ma poi sempre con Angela davanti. Non l'ho neanche visto io. L'unico Io non l'ho visto momento in stavolta. cui io sorpasso, non c'è un serpente davanti, ragazzi. Tutta Che lei. spavento. Tutta lei. Si succedono tutte ad Ho fatto un urlo che mi hanno sentito fino lassù. Ma tra l'altro mi ha fatto cagare sotto, che era una roba mostruosa, messa a urlare, stavamo per scivolare giù a momenti. Siamo così. Vabbè, lasciamo Era perdere. sullo scalino. E quando mi sono avvicinata, Albi avrà sentito il rumore, la vibrazione, e invece di andare verso la montagna stava venendo verso di noi, per cui io ho fatto uno scatto indietro. I serpenti non ti possono attaccare, lo a meno so. che tu proprio non. Perché lo vedo sempre io? Ma che cosa ne so? Porta fortuna a vedere un serpente. Non lo so. Speriamo almeno Non lo questo. so. Oh no. I tornanti si stanno facendo sempre più stretti. Lì ce n'è uno, lì c'è un altro e continuano sempre più stretti adesso. Lì dobbiamo arrivare. Ai ai ai. Oh, ragazzi, è impressionante vedere dove stiamo arrivando. È impressionante. Scusate la nostra, magari per qualcuno può essere esagerato, no? Sono solo 700 metri di dislivello, però per noi non sono solo. Cioè noi, questo Sud America ci sta proprio modificando. Sta cambiando Ci- completamente. È incredibile, no? Sì. Non l'avrei mai detto, mai. Siamo nati entrambi a 0 metri sul livello Eh. del mare e abbiamo vissuto 3/4 della nostra vita in pianura, quindi non siamo affatto gente di montagna. Ridi, guarda Con le cosa si foglie- vede, la fogliolina. Forza fogliolina. Sono finiti i tornanti. Sono finiti. Allora non si va proprio su, ma adesso si continua da questo lato e poi si taglia dentro. Bella strapiombo questa parte, quindi non adatto a chi soffre di vertigini, direi. Oddio ragazzi, ci siamo quasi. Questo è l'arrivo.
Siamo arrivati su, ragazzi, siamo arrivati su! Questa è l'antica cittadella, antichissima, però qua ci sono anche i paninazzi gustosissimi e adesso hanno la precedenza, devo dire. Direi di sì. Posso dire solo una cosa? Non sui pomodori, ma sul fatto che gli Inca erano fuori di melone. Totalmente. Come fai a costruire qua sopra, mamma mia? Totalmente, Che totalmente. fatica. Pomodoro, avocado. Ho goduto, ragazzi, ho goduto, che magnata. Avevamo anche una tortina con le mele e adesso, ragazzi, finalmente possiamo andare a visitare questo posto mega galattico. Attenzione, perché siamo talmente in alto che riusciamo a vedere tutto attorno dove sta arrivando la pioggia, tipo lì sta piovendo in questo momento, cioè, riusciamo a vedere tutte le vallate da qua e capire, E insomma, infatti, se dobbiamo muoverci. il nome di questo posto non era Piccola Cusco gli è stato dato dopo per la somiglianza con la città di Cusco, e qua si può già vedere da questo muro che è costruito esattamente come tutte le mura che ci sono a Cusco, ma in realtà il nome originale era la traduzione in quechua di il luogo da cui si possono vedere i fulmini. Sì. Perché qua sei talmente in alto, è una visione talmente ampia che potevano vedere quando arrivava il temporale, quindi direi che è appropriatissimo questo nome. Questa era la residenza imperiale dell'imperatore Inca Vircacocha, che da qui anche amministrava tutta la zona. E è costruita tutta in pietra e in adobe, che è appunto questo miscuglio di terra, fango e altri materiali a formare. Mamma mia, i momenti Angela in Perù, ragazzi! Sono una roba che ti serve la bombola dell'ossigeno. Comunque è fighissimo questo posto. Adesso siamo proprio all'interno delle mura che vedevamo prima da sotto. È impressionante davvero essere qui. E da soli, ragazzi, siamo completamente soli davanti a tutto questo. Questa città è stata costruita nel 1400 e l'hanno edificata su più livelli perché ci sono queste terrazze naturali su cui hanno costruito diversi edifici. Wow, ragazzi, si può esplorare una bella parte della città che è rimasta in piedi, ci sono diverse mura che sono ancora qui e purtroppo quando sono arrivati gli spagnoli hanno distrutto gran parte di questa cittadina. Oh mamma mia, cosa si vede da qua. E alcuni edifici come questo sono in buono stato. È stranissimo perché ci sono delle pietrone giganti, cioè costruito proprio sulla roccia. Si vede, guarda, tutto l'interno della struttura, tutto il muro come era fatto. Ah, come si vedono bene qua tutti i terrazzamenti, perché gli Inca coltivavano con queste terrazze tutto, mais, quinoa e patate, se non sbaglio. La nostra zuppa in pratica. La nostra zuppa, proprio. La nostra zuppa tipica. E qua si vede benissimo, in pratica queste terrazze proprio scendono, sono stati creati anche dei canali e quindi l'acqua viene incanalata e poi arriva anche a valle, perché gli spagnoli dopo gli Inca hanno un po' diciamo sfruttato questo metodo per diciamo portare l'acqua dall'alto verso il paese che è stato costruito invece a valle. Siamo contentissimi, ragazzi, perché questa è tipo una situazione più unica che rara. Siamo in uno dei posti più turistici della terra, ma siamo riusciti a trovare questo luogo che al momento è qui, libero per essere visitato, libero per essere esplorato, chiaramente stando attenti perché qui non c'è nessuno che controlla, quindi non c'è un ingresso da pagare. Questa cosa è splendida. Siamo in un luogo che probabilmente nei prossimi anni sarà pieno zeppo di turisti, cioè un posto così lo sarà probabilmente al 99,9% periodico. Perché siamo finiti qua? Perché abbiamo fatto una ricerca, visto che c'è un sistema di biglietti particolare qua, alla fine abbiamo cercato delle alternative al circuito classico turistico di visita di tutte le rovine Inca della zona, tutte quelle della Valle Sacra. Abbiamo trovato questo posto che da questi punti di vista ci interessava molto. Perché però siamo arrivati a cercarlo? Perché c'è un biglietto che si può fare che costa più di 20 euro, una ventina di euro, che permette di visitare solo in 2 giorni 3, 4, 5 rovine di tutta la valle.
per noi che abbiamo tempo, comunque vogliamo goderci la zona, vogliamo viaggiare tranquilli e non correre, goderci proprio i posti uno a uno, un biglietto per 2 giorni abbastanza costoso avrebbe voluto dire correre tantissimo e comunque vedere poco e male. Quindi alla fine abbiamo deciso di cercare qualcosa di alternativo come questo posto, ragazzi. Io credo che abbiamo fatto proprio centro oggi. Il vero problema che troviamo noi qui è che non puoi entrare in un singolo sito archeologico e pagare il biglietto d'entrata lì. No, in automatico minimo sono 70 soles, quindi il biglietto di 2 giorni, anche se tu vuoi vederne soltanto uno. E quindi o corri tantissimo oppure fai un biglietto molto più lungo, però costa più di 50 euro e spostandosi con i mezzi pubblici alcuni siti sono anche difficili da vedere, quindi per noi non varrebbe neanche la pena fare quello. Quindi da qui è venuta questa idea di trovare delle cose un po' alternative anche da vedere per noi, no? Incuriosenti, alternative, come questo sito. Ti devo dire la verità, quando Paolo me l'ha proposto gli ho detto tu sei matto, io non ci vengo là sopra. Ho visto 2 foto, ho visto quello che c'è attorno, mamma mia, devo dire ragazzi, è valsa ogni faticata che abbiamo fatto oggi. Guarda qua, poi tra l'altro ci sono un sacco di cose che sono ancora in piedi, cioè mi aspettavo di trovare solo muri bassi, invece guarda tipo questo. Guarda qua, questo è costruito come a Cusco, sì. Quindi non c'è calce, non c'è niente, in pratica sono soltanto appoggiate una sopra l'altra queste pietre incastrate una dentro l'altra, perfettamente tagliate con tutti i vari angoli. Infatti ci sono quelle quadrate, ma quelle che hanno più angoli. Ma ti rendi conto che roba? Guarda anche da dentro, no, che là poi siamo sotto la montagna che è lì dietro, cioè altissima. È cambiato il tempo, ragazzi, tantissimo. Non vorremmo che arrivasse pioggia potente. Infatti sia da questo lato che da quello sta piovicchiando. Però vabbè, cambia tantissimo. Scendiamo così, facciamo con calma, anche perché anche la discesa è bella ripida. Quanto siamo contenti oggi! In discesa devo dire che il cervello ha più modo di pensare ad altro che non sia aiuto che fatica, aiuto che fatica, aiuto che fatica, e quindi riesce a notare anche le cose, tipo il fatto che la terra qui sia tutta rossa, esattamente come la roccia che c'è sotto questa vegetazione. E se ci pensi, Angela, sì, quella cittadina sembrava una specie di Machu Picchu, però sì, rossa. Sì, perché esatto. era tutto rosso. Più piccolina, però rosso come la terra. Come questa terra, costruita tutta così. E poi anche lì, nel setting ideale, proprio in cima a una montagna. Sì, tra le rocce altissime. Ma cosa abbiamo visto oggi? Il cagnolino, chi c'è? Mi perito sta bajando nello sopra. Sì, Ah, ok. sì, ok, claro. Ok. Va bene. La signora ci ha detto che se incontriamo un cane è il suo di farlo salire, perché mi sa che se l'è un po' perso. Allora, discesa chiaramente è più semplice, ma veramente si rischia qua la scivolata e la chiappa per terra perché va giù tanto ed è scivoloso. Siamo finiti in mezzo al gruppo di cavalli della signora. Stanno trasportando dei pesi assurdi. Sì! L'abbiamo fatta! Sì! Allora! Siamo scesi! 2 ore e mezza a salire, 1 ora a scendere. 1 ora a scendere. Certo, le ginocchia adesso stanno chiamando pietà, però stai chiamando. Cosa hai sentito, Angela? Cioè, girati un attimo, guarda dove siamo arrivati. Madò. Ma sei serio? Cosa Ma abbiamo no, fatto? è assurdo. E questo è un segno, però, dai. C'è un viaggino. È un segno. Alla fine della strada, ma non ci posso. Blu! È identico, stesso colore, ma è bellissimo. Guarda qua che bello! Olè! Bellissimo! C'è una persona sdraiata dietro. Si vedono i piedi. Se la dorme.
Ammetto che questa per me, ragazzi, è stata forse la salita più difficile di sempre. Come dicevo prima, non c'ero proprio con la testa, cioè da quando ho iniziato a camminare la mia mente diceva non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. Per fortuna c'era Paolo accanto a me, perché lui col suo modo di fare, diciamo, mi ha aiutato tantissimo, perché lui ti dà le informazioni ma te le filtra, dice oh abbiamo già fatto 100 metri di dislivello, peccato ne manchino altri 600, però in quel momento ti dà quella cosa positiva, no? Che ti serve quando tu sei lì che dici no, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Quindi la prima parte è stata difficilissima, poi andando avanti piano piano migliorava. Poi devo dire che adesso che è finita, finalmente sono qua seduta su questa roccia in questo parchetto, devo dire che ne è valsa veramente la pena. E quindi sì, è stato bravo lui a insistere per fare questa scalata e ne valeva la pena. E ne approfitto per dire una cosa che è una, non so dire critica o osservazione che mi viene fatta ormai da tantissimi anni, no? Cioè che rido sempre. E quindi se c'è qualcosa che non va, che non funziona, io rido. C'è la scalata da fare, io rido. Io rido. Non è che rido sempre in realtà, anche perché per carattere sono una persona abbastanza nostalgica anche. Però c'è da dire che ci sono delle situazioni che preferisco ridere, perché se mi fermassi e mi mettessi davvero a dire no, non ce la faccio, aiuto, e mi mettessi anche a piangere, sarebbe un disastro. E sono anche queste situazioni che alla fine sono superabilissime, e lo so, e quindi preferisco riderci sopra piuttosto che prenderle negativamente, perché la situazione da risolvere è lì e devi risolverla, quindi puoi scegliere se risolverla piangendo o ridendo, e io sto imparando a prenderla ridendo, perché mi rendo conto che poi è tutto più facile, soprattutto quando si parla di cose come questa, che alla fine è una figata, e anche tutte le situazioni che possono sembrare difficili o scomode, quando dormiamo in posti orripilanti, quando non c'è il bagno, quando facciamo queste cose, piove, eccetera. Comunque è una vita fighissima quella che stiamo facendo, bellissima, e quindi io ci rido su, ragazzi, sono fatta così. Tornati a casa, fatto subito tutto quanto, ragazzi, mangiato, e adesso ci infiliamo sotto le coperte, tutto lavato qua, speriamo che si asciughi prima di andare via. Siamo cotti a puntino, proprio a puntino, ragazzi, mamma mia. Quindi noi da qui ci salutiamo, andiamo a dormire con le mutande in mezzo, ovviamente. Mi raccomando, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, per noi è super importante. Vi aspettiamo nei commenti, fateci sapere cosa ne pensate di questa avventura che abbiamo fatto oggi. Se vi è piaciuto, ragazzi, scriveteci un commento con scritto sfacchinata. Ecco, a posto, mi sembra la parola perfetta, sfacchinata. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo e vi mandiamo un mega abbraccione di gruppo Con la mutanda, ragazzi! Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.